Ci sono momenti nella vita in cui devi scegliere. Rimanere nella sicurezza di quello che conosci o buttarti nell'ignoto alla ricerca della verità. Per Telemaco quel momento è arrivato. Davanti a lui c'è il mare che non ha mai solcato, terre che non ha mai visto, uomini che potrebbero finalmente dirgli chi era davvero suo padre, o spegnere per sempre ogni speranza. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone, Circe, Fabio dell'Inghilterra, Michelangelo, Alejandro e Walter. Grazie anche a Dalila, grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Silvia e Serena. Ed infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 241. La vita di Odisseo, episodio 4. Telemaco a Pilo. Il figlio di Odisseo lascia Itaca per la prima volta nella sua vita. Ha 20 anni, non ha mai messo piede su una nave, non ha mai visto il mondo oltre le coste della sua isola natale. E ora eccolo qui, guidato da Atena nelle sembianze del vecchio mentore, a solcare le acque mentre l'alba rosseggia all'orizzonte e la prua della nave veloce fende le onde verso Pilo. Puoi immaginare cosa prova in questo momento. L'eccitazione si mescola alla paura, l'incertezza alla determinazione. E soprattutto c'è la speranza. Forse, finalmente, scoprirà qualcosa sul destino di suo padre. Quando la nave tocca la spiaggia sabbiosa di Pilo, Telemaco si trova davanti ad uno spettacolo che lo stupisce. La città sacra a Poseidone si stende davanti a lui con le sue case bianche che brillano sotto il sole del mattino, circondata da colline dolci dove pascolano greggi innumerevoli. Le mura non sono imponenti come quelle di Troia che Telemaco conosce solo dai racconti, eppure emanano una dignità antica, la solidità di un regno prospero e pacifico. Sulla riva centinaia di uomini sono radunati, intenti a sacrificare 90 tori neri a Poseidone, signore dei mari. È una festa religiosa solenne e grandiosa. Il profumo della carne arrostita si mescola nell'aria con l'incenso e il sale del mare, mentre le fiamme dei sacrifici si alzano verso il cielo terso. I giovani di Pilo, vestiti di bianco, versano libagioni di vino rosso scuro sulla sabbia e i loro canti di lode echeggiano lungo la costa. Al centro di tutto, su un trono di legno intarsiato posto sotto un baldacchino di porpora, siede un vecchio dalla barba bianca e fluente. Il suo volto è solcato dalle rughe, testimoni di una lunga vita, eppure i suoi occhi brillano ancora di una vitalità straordinaria. È Nestore, figlio di Neleo, re di Pilo, il più saggio dei guerrieri che sono tornati da Troia. Ha più di 90 anni, ha visto 3 generazioni di uomini nascere, crescere e morire, e quando parla tutti ascoltano in silenzio religioso. Intorno a lui siedono i suoi 12 figli, tutti uomini fatti, esperti guerrieri e consiglieri saggi. Il più giovane, Pisistrato, ha più o meno l'età di Telemaco e i suoi occhi curiosi si posano subito sui 2 stranieri che scendono dalla nave. Telemaco esita sulla riva.
Come ci si presenta a un re tanto famoso? Cosa gli si può dire? Salve, sono il figlio di un uomo di cui non so nulla. Potresti raccontarmi chi era? Si sente ridicolo, inadeguato. Atena, ancora nelle vesti di mentore, gli posa una mano sulla spalla. Coraggio, ragazzo. Non c'è nulla di cui vergognarsi nel cercare la verità su tuo padre. Nestore è un uomo giusto e la giustizia riconosce sempre la giustizia. Nestore li vede avvicinarsi e subito fa cenno ai figli di alzarsi. È il rituale dell'ospitalità sacro e inviolabile nel mondo dei greci. Prima si accolgono gli stranieri, li si fa sedere sui tappeti più belli, si offre loro da mangiare e da bere, solo dopo si chiede chi sono e da dove vengono. Stranieri, dice il vecchio con una voce inaspettatamente ferma, vista l'età. Siate i benvenuti alla nostra festa. Sedetevi qui, accanto a me, assaggiate la carne dei nostri sacrifici e bevete il vino che Poseidone gradisce. Quando avrete placato la fame e la sete, allora ci direte i vostri nomi e la vostra stirpe. Telemaco si siede accanto al vecchio re, impressionato dalla sua presenza. L'anziano sovrano è un uomo che ispira rispetto non per la forza fisica, quella è ormai svanita con gli anni, quanto per la saggezza e l'esperienza. Ha attraversato 3 ere del mondo: l'età eroica prima della guerra di Troia, i 10 anni dell'assedio e ora questa nuova epoca in cui i grandi eroi stanno scomparendo uno dopo l'altro. Il cibo è abbondante e squisito. Carne di bue arrostita sulla brace, pane bianco appena sfornato, formaggi freschi delle greggi di Pilo, miele dorato e fichi dolci. Il vino è corposo e profumato, mescolato con acqua secondo l'usanza, e viene servito in coppe d'oro che brillano alla luce del sole. Quando il pasto giunge al termine, Nestore si rivolge ai suoi ospiti. Ora, stranieri, è giusto che vi chieda chi siete. Forse mercanti che solcate il mare in cerca di guadagno? O piuttosto pirati che vagano portando morte agli altri e cercando la propria? Il vostro aspetto e il vostro comportamento mi dicono che siete gente nobile. Il giovane respira profondamente. È il momento della verità. Nestore glorioso, onore degli Achei, dice con voce che cerca di non tremare. Non siamo né mercanti né pirati. Il mio nome è Telemaco. Sono figlio di Odisseo che un tempo regnava su Itaca. Vengo da te per sapere qualcosa di mio padre, se mai tu ne abbia sentito parlare o se con i tuoi occhi l'abbia visto. Sono passati 20 anni da quando partì per Troia e di lui non sappiamo più nulla. Il volto di Nestore si trasforma, gli occhi si illuminano di una luce pensosa e un sorriso malinconico attraversa le sue labbra. Figlio di Odisseo, mi hai ricordato i dolori che soffrimmo intorno alla grande città di Priamo, dove perdemmo i più valorosi guerrieri, Aiace, Achille, Patroclo, simile ad un dio, il mio amatissimo figlio Antiloco, che era coraggioso e veloce nella corsa. Se dovessi raccontarti tutte queste sciagure ed altre ancora, dice Nestore, con un sorriso che increspa la sua barba bianca, potresti rimanere qui fino a 5 o 6 anni e alla fine, oppresso dalla noia, leveresti di nuovo le vele per tornare al mare, prima ancora che io sia giunto alla fine del mio narrare. Il vecchio re diventa più serio. Ti dirò quello che ricordo di lui. Tuo padre, ricordo bene tuo padre. Nessuno lo eguagliava per intelligenza e astuzia. Lui ideò l'inganno che ci fece vincere, quel cavallo di legno
che i troiani portarono dentro le loro mura, credendo fosse un dono. Nestore si ferma, guardando lontano verso il mare. Abbiamo assediato Troia per 10 lunghi anni, sembrava inespugnabile. Molti di noi hanno perduto la speranza, molti volevano tornare a casa. Odisseo no, lui continuava a cercare una soluzione. Gli occhi del vecchio re si fanno lucidi di commozione. In tutti quegli anni, sotto le mura troiane, figlio mio, non ricordo una sola volta in cui io e tuo padre fossimo in disaccordo. Quando ci riunivamo con gli altri re per discutere le strategie, quando ci sedevamo da soli a pianificare un attacco, quando dovevamo decidere cosa fosse meglio per il nostro esercito, eravamo sempre dello stesso avviso. Era come se condividessimo un'unica mente. Quello che lui pensava, io lo approvavo. Quello che io suggerivo, lui lo faceva suo. Per la prima volta nella sua vita, Telemaco sente parlare di suo padre non come di un'assenza, di un vuoto, di un fantasma che aleggia sulla sua casa, bensì come di un uomo reale. Poi il vecchio re racconta della partenza da Troia. Quando la città fu presa e saccheggiata, noi Achei non eravamo più uniti come prima. Troppi lutti, troppo sangue, troppa ricchezza da dividere. Si formarono due fazioni. Agamennone voleva rimanere per placare l'ira degli dei con sacrifici solenni. Menelao invece spingeva per partire subito. La metà di noi prese il mare con Menelao, io ero con lui, e con noi c'erano Diomede, i Mirmidoni guidati da Neottolemo, figlio di Achille, e tuo padre Odisseo. Navigammo fino a Tenedo, l'isola sacra d'Apollo. Lì dovevamo fare sacrifici prima di affrontare il mare aperto. Il volto di Nestore si rabbuia. A Tenedo scoppiarono di nuovo le discordie. Alcuni volevano continuare, altri sostenevano che era meglio tornare indietro da Agamennone. Le dispute erano infinite, gli animi accesi. Io e Diomede decidemmo di non aspettare oltre. Prendemmo le nostre navi e partimmo subito, prima che le liti ci coinvolgessero. Fu la scelta giusta, continua con un sospiro. Gli dei ci furono favorevoli, i venti ci spinsero verso casa e in pochi giorni raggiungemmo la Grecia sani e salvi. Diomede arrivò ad Argo, io qui a Pilo. I nostri uomini erano vivi, le nostre case ci aspettavano. Tuo padre, invece, fece una scelta diversa. Quando a Tenedo si formarono i due gruppi, lui decise di tornare indietro con una parte della flotta. Voleva raggiungere Agamennone a Troia, aiutarlo nei sacrifici d'Atena. Credeva che fosse giusto riparare alle offese fatte alla dea durante il sacco della città. Nestore scuote la testa con tristezza. Da quel momento, figlio mio, non ho più avuto notizie di lui. I nostri cammini si sono separati per sempre a Tenedo. E da allora è come se Odisseo fosse svanito nel nulla. Ho sentito racconti confusi, storie di tempeste e naufragi, però niente di certo. È frustrante per Telemaco. Ha saputo chi era suo padre, ha sentito raccontare le sue gesta, però non sa dove sia ora. È vivo, morto. Il vecchio re non lo sa. Quando il giovane gli racconta della situazione ad Itaca e gli chiede consiglio su cosa dovrebbe fare al suo ritorno, Nestore diventa ancora più serio. Spero che tu possa fare come fece Oreste, dice. Anche lui si è trovato in una situazione simile alla tua. Agamennone è tornato dalla guerra, sì, ma solo per essere ucciso a tradimento nella sua stessa casa. Egisto ha sedotto sua moglie Clitennestra, ha usurpato il suo trono, dilapidato i suoi beni. Per 7 anni ha regnato ad Argo, credendo di averla fatta franca. Però Oreste non si è arreso, continua il vecchio re con voce ferma. Quando è diventato uomo è tornato da Atene dove era cresciuto in esilio. Ha ucciso Egisto e ha riconquistato il regno di suo padre. Ora il suo nome è famoso in tutta la Grecia.
come esempio di figlio devoto e coraggioso. Forse anche tu, con l'aiuto degli dèi, potrai liberare la tua casa da chi la infesta. I proci che assediano tua madre non sono diversi da Egisto. Mangiano i tuoi beni, minacciano di sposare tua madre, vogliono usurpare il tuo trono. È ora che qualcuno li fermi, prima che non rimanga più nulla del regno di Odisseo. Ma io non credo, risponde Telemaco con voce triste, che nemmeno gli dèi possano aiutarmi. I proci sono troppo potenti. A queste parole Mentore si accende di una collera improvvisa. Quali sciocchezze, dici, Telemaco? Un dio può salvare un uomo anche se si trova all'estremo della terra, anche se sembra perduto per sempre. Meglio patire molto e poi tornare a casa che morire subito dopo il ritorno, come è successo ad Agamennone. Il re annuisce. Mentore dice il vero. E poi, figlio mio, tu non devi affrontare questa prova da solo. Vai a Sparta, va dal glorioso Menelao. Lui è partito poco dopo di noi da Tenedo, però poi ha preso una rotta diversa. Ha vagato per 7 anni attraverso mari sconosciuti, ha visitato l'Egitto, la Libia, ha navigato fino ai confini del mondo. Se qualcuno sa qualcosa di più su tuo padre, quello è lui. Ma sbrigati, aggiunge il vecchio re con urgenza. Ogni giorno che passa, i proci diventano più audaci, ogni giorno consumano maggiormente i tuoi beni, si fanno più sicuri di riuscire nel loro intento. Non lasciare che ti prendano tutto, mentre tu sei lontano da casa. Quando il sole inizia a tramontare, Nestore invita i suoi ospiti a rimanere per la notte. Non permetterò mai, dice con fermezza, che il figlio di Odisseo dorma sul ponte duro di una nave finché io sarò vivo e avrò casa con tappeti e coperte morbide. Mentore, però, declina l'invito. Ti ringraziamo, generoso Nestore. Io devo tornare alla nave per incoraggiare i compagni che sono rimasti. Sono tutti giovani, coraggiosi, sì, però hanno sempre bisogno di qualcuno che li guidi. Solo Telemaco rimarrà con te. Detto questo, Mentore si allontana verso la nave. Nel momento stesso in cui si muove, il suo corpo sembra dissolversi nell'aria della sera e al suo posto compare per un istante la figura luminosa di un uccello che spicca il volo verso il mare. Tutti comprendono immediatamente quello che è successo. Era Atena, la dea dagli occhi splendenti, che ha guidato Telemaco fin qui, sotto le sembianze del vecchio compagno di Odisseo. Un brivido di sacro terrore attraversa i presenti, perché non capita spesso che una divinità si manifesti così chiaramente ai mortali. Nestore è il primo a riprendersi. Giovane, dice Telemaco, con voce piena di reverenza, tu sei davvero benedetto dagli dèi se Atena in persona ti ha accompagnato fino a Pilo. Questo significa che tuo padre era davvero caro alla dea e che anche tu lo sei. Il giorno seguente, dopo un solenne sacrificio ad Atena con una giovenca dalle corna dorate, arriva il momento del commiato. Il saggio re ha fatto preparare un carro magnifico per il viaggio verso Sparta e ha messo suo figlio Pisistrato come compagno di Telemaco. Prima della partenza succede qualcosa che rimarrà impresso nella memoria del giovane principe di Itaca. Policasta, la più giovane delle figlie di Nestore, lo accompagna alle terme del palazzo per il bagno rituale prima del viaggio. È una ragazza poco più che adolescente, con gli occhi vivaci e il sorriso spontaneo, tipico di chi non ha ancora conosciuto le durezze del mondo. Con gesti sicuri e delicati, Policasta lo lava, lo unge con oli profumati, gli fa indossare una tunica candida e un mantello riccamente decorato. È un momento intimo, ma non imbarazzante,
parte delle regole sacre dell'ospitalità. Nella società di Omero, prendersi cura del corpo degli ospiti è compito delle donne, che siano serve o padrone, schiave o principesse. È il mondo dell'Odissea, con la sua visione rigidamente codificata dei ruoli sociali. In quella società le donne hanno funzioni precise e le svolgono con competenza, non per scelta, ma perché così prescrive l'ordine tradizionale. I giovani devono essere obbedienti e impetuosi, i vecchi saggi e generosi, le donne attente e servizievoli. Ognuno ha il suo posto prestabilito, ognuno la sua funzione assegnata dalla nascita, in un sistema sociale che si percepisce come naturale e immutabile quanto le leggi degli dèi. Quando Telemaco esce dal bagno, Policasta lo guarda con ammirazione. «Sembri un dio», gli dice sorridendo, e per un momento lui si sente davvero diverso, trasformato non solo dall'acqua e dagli oli, ma dalla consapevolezza di essere davvero figlio di un eroe. Nestore, come ti dicevo, mette a disposizione del principe di Itaca suo figlio Pisistrato, un ragazzo della stessa età con occhi intelligenti e un sorriso franco, affinché lo accompagni a Sparta. Gli dà anche un carro magnifico intarsiato d'oro e d'argento, trainato da 2 cavalli bai dalle lunghe criniere che paiono danzare quando corrono. Pisistrato conosce la strada, dice Nestore, e conosce i costumi di tutte le città del Peloponneso. Sarà un compagno fidato per te. Il viaggio dura 2 giorni attraverso montagne e valli. Telemaco e Pisistrato diventano amici e per la prima volta nella sua vita Telemaco ha un coetaneo con cui confrontarsi. Pisistrato ha un padre vivo, presente, orgoglioso di lui. Racconta storie della sua infanzia con Nestore, di come il vecchio re lo abbia cresciuto con amore e saggezza, insegnandogli l'arte della guerra e quella della pace. Questo fa sentire a Telemaco ancora più acutamente il peso della sua solitudine. Eppure c'è anche qualcos'altro. Pisistrato gli racconta storie di altri eroi, di altri figli che hanno seguito le orme dei padri. E Telemaco comincia a pensare che forse il suo destino non è solo quello di aspettare in eterno il ritorno di Odisseo. Forse è ora di diventare uomo lui stesso. La prima notte si fermano a Fere, ospiti di Diocle, figlio di Ortiloco. È un'accoglienza più semplice di quella di Nestore, però non meno calorosa. Diocle li fa mangiare, bere e riposare, e al mattino li rimanda in viaggio con provviste fresche e auguri sinceri. Il secondo giorno il paesaggio cambia. Le montagne si aprono in una valle ampia e verde, solcata da un fiume dalle acque chiare. Si vedono greggi numerose sui pendii, oliveti dalle chiome argentate, vigne ordinate che si arrampicano sui colli. È la terra di Sparta, con i suoi campi ben coltivati e i suoi villaggi prosperosi, che testimoniano la potenza del regno di Menelao. Quando il sole tramonta dietro le montagne, i 2 giovani vedono brillare in lontananza le mura di Sparta. Le case sono più grandi di quelle che Telemaco ha visto finora, costruite con pietre rosse e bianche che riflettono gli ultimi raggi del sole. E al centro della città, come una corona di luce, si erge il palazzo di Menelao con le sue torri e i suoi giardini. Domani il figlio di Odisseo incontrerà l'eroe che ha riconquistato Elena, il re che ha viaggiato fino ai confini del mondo e forse, finalmente, saprà qualcosa di più su suo padre. Forse scoprirà se Odisseo è ancora vivo, da qualche parte, oltre l'orizzonte del mare infinito. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace.
Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi vi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.